Minuti finali di Napoli-Parma, non siamo ancora entrati nei minuti di recupero, 89esimo per la precisione, e siamo sullo 0-0. Commentiamo insieme questa parte finale di gara perché come sapete bene tra un po' scende in campo l'Inter e mi devo mettere davanti alla telecamera, a fare live reaction, magari a vedere la partita, per cui mi devo inevitabilmente portare avanti. Cioè il Parma ragazzi miei, è una squadra che se non riesce a sbloccarla poi si chiude. Cioè si è parlato tanto di questa, di uno che no, non fa giocare bene però ti salvi così, eh. Però la verità è che giocando così ti salvi. E oggi, attenzione, al netto delle tantissime assenze del Napoli di cui abbiamo sempre e giustamente parlato, il Napoli oggi, sì, no, il Parma scendeva in campo senza Bernabé, senza Pellegrino, senza Valeri, che poi sono tutti entrati, ma per dirvi comunque come sia stata quadrata in campo, perché il Napoli ci ha provato, il Napoli senza ombra di dubbio ha avuto delle occasioni, però soprattutto nel secondo tempo è mancato qualcosa, è mancata quella forza. In realtà mi aspettavo anche delle difficoltà quest'oggi per vari motivi. Uno su tutti è che si è giocata a 1000 una partita contro l'Inter ed è per questo motivo occhio anche alla sfida di stasera. Voglio vedere anche la condizione della squadra nerazzurra, indubbiamente. E inevitabilmente tanti giocatori che hanno speso tanti minuti, penso a Lobotka, penso a McTominay, penso a Holiund, che per forza di cose non puoi togliere, magari hanno meno lucidità, non meno forza, non meno grinta, non meno voglia, perché non è mancato nulla di tutto ciò, ma proprio meno lucidità nella scelta finale, nella conclusione. Ci sta provando, mamma mia, la rovesciata di McTominay che non riesce però in qualche modo a ribadire a rete. E poi, non può essere certamente una coincidenza. Durante il turno infrasettimanale, adesso magari la sblocca, il Napoli vince, porta a casa il bottino pieno e tutto quello che pare, ma resta il fatto che durante la partita infrasettimanale il Napoli fa fatica, vuoi perché ha poche rotazioni e quindi se gioca una partita extra settimana in questo momento per forza di cose sei un po' in debito. Vuoi che magari Conte non ha modo anche di prepararla sull'avversario perché hai 3 giorni per farlo? Non lo so, francamente, ma deve esserci un significato perché non è la prima volta che capita. Di recente l'abbiamo visto col Verona, le partite di Champions. Io dico, è proprio il turno infrasettimanale che secondo me dà delle noie a Conte. Almeno questo è quello che ci dice la storia. Poi siamo noi che magari la interpretiamo in maniera giusta o sbagliata, però deve esserci, per quanto mi riguarda, un significato. E un significato c'è, forse sì, forse no, sul gol annullato al Napoli cioè a inizio gara, nel primo tempo, il fuorigioco. Io non ho mai avuto dubbi sul fuorigioco, cioè il fuorigioco è l'unica cosa oggettiva che ci è rimasta. Vedevo l'immagine di oggi e dico, oh, mi crolla un mito, anche sul fuorigioco inizio ad avere dei dubbi. In che senso? Cioè, l'avevo messa lì, no, me l'avevo portata sul PC proprio perché vi devo far vedere l'immagine nel caso ve la siete persi, perché se no parliamo del nulla. Ecco voi l'immagine. Tralasciando il frame, bisogna vedere nel momento in cui no, tocca il pallone, quindi qual è il frame giusto o meno. Lasciamo stare frame, cioè abbiamo questa immagine e da questa immagine come fai a dire è fuori gioco o non è fuori gioco? Da cosa lo stabilisci? Cioè la mia domanda è come stabilisci dove inizia il braccio e dove possiamo considerare spalla e quindi non punibile? Questa è la mia domanda. Cioè io non voglio fare né polemica, anzi, in questo caso sto dicendo qualcosa a favore del Napoli. Non voglio fare né polemica né niente. È una semplice domanda. In questo caso, dove veramente parliamo di millimetri, non un centimetro, qua parliamo di millimetri. La mia domanda è dove inizia dove possiamo considerare braccio e dove spalla? E non è.
non è affatto semplice, ecco, non è affatto semplice, e quantomeno è forse l'unica zona d'ombra che c'è anche sui fuorigiochi, perché prima di oggi sì, c'era il centimetro, vedi la scarpa, ma fa forse il frame. Ecco, quando vedi una roba del genere, francamente dici, c'è un bias, no? E questo è, e quindi, cioè, Conte che ha polemizzato, cioè, dove ha anche ragione, cioè, ho sentito l'intervista, ha anche ragione dicendo, no, che ci sono tanti interventi che non hanno nulla a che vedere col calcio, è verissimo. Però Conte ne parla solo quando vanno contro, cioè quando vanno a favore tace inevitabilmente, per cui lì stona un pochettino. Dinanzi a un'immagine del genere invece possiamo andare veramente a dibattere, veramente andare a discutere. Vediamo un po', palla in mezzo, nulla da fare, ha inserito anche Neres, ma si vede che ancora non sta bene. Sta andando, ragazzi, perché io sto guardando la partita un pochettino e non riesco a concentrarmi. Ha inserito anche Neres, ma nulla da fare. Sto vedendo il rinvio di Rinaldi. Tra l'altro, anche il portiere, no? Il Parma, no? Ha fatto esordire questo Rinaldi che quelle poche parole l'ha fatta. Finita? Appena finita. 0-0, signori miei. E non lo so se ci saranno polemiche, forse sì, sull'episodio del fuorigioco, perché, ripeto, anche a me, no? È sembrata una roba un po' particolare. E adesso, ragazzi, diventa una partita importante, anche quella di stasera, importantissima. Lo sarebbe stata comunque, ma nel caso di vittoria dei nerazzurri andrebbe a +6, che sarebbe comunque un bottino discreto, considerando poi punti che inevitabilmente devi andare a riconquistarti. E vediamo un pochettino cosa è mancato al Napoli in sintesi. Lucidità, un po' di forza, un po' di fortuna che non guasta, perché ribadisco, per me il fuorigioco è da 50 e 50 e comunque fai, forse sbagli, lo dai, non lo dai, è una roba strana. Ci ha provato, ha avuto dei tiri, però ha avuto anche, ribadisco, no? Non ha avuto quella veemenza delle altre gare, forse perché anche un po', ribadisco, un po' a debito d'ossigeno. Le squadre hanno speso tanto, sia Inter che Napoli hanno speso davvero tantissimo. Scusate se ogni tanto si sblocca, è un casino. Va bene, signori miei, spero di non aver lasciato qualche punto, perché guardando i minuti finali, parlando di una cosa, parlando dell'altra, forse magari mi sono perso qualche topic importante, spero di no. Ad ogni modo, se volete, vi aspetto nella post partita dell'Inter. Per il momento, un grande abbraccio da Neschio. Un abbraccione forte.